Facciamo finta che nuova puntata, quasi non sono più abituato ad avere gli ospiti in presenza. Quest'oggi insieme a noi è proprio la testimonianza che il caso non esiste, perché per chi ha seguito tutto il filone delle nostre puntate, nell'aprire i portali, nel parlare dell'oltre, abbiamo citato chi può averlo fatto tramite sostanze psicotrope, chi tramite meditazione, chi per doti naturali, chi avendo scoperto modi alternativi per aprire questi portali, ma insieme all'oltre stavo giusto cercando chi potesse parlarci di esperienza premorte e pochi giorni dopo ci siamo conosciuti e quindi vedi come siamo un po' guidati, gli diamo il benvenuto insieme a noi, vi presentiamo Sergio Audasso, come stai? Bene, grazie, buonasera a tutti. Ci siamo conosciuti, abbiamo già fatto una bella chiacchierata e quest'oggi portiamo questa nostra chiacchierata insieme a voi, quindi allarghiamo un po' il cerchio, facciamo questo lavoro di ricerca, questa mia intervista che andremo a fare per capire delle cose, per andare a collegare i puntini. Non è stato facile poter trovare chi con le tue competenze ci può spiegare l'esperienza premorte, ma anche chi non solo conosce la teoria, posso dirlo, ma l'ha vissuta. Sì, l'ho vissuta all'età di 10 anni. All'età di 10 anni ho avuto questa esperienza di premorte in quanto sono stato investito. All'epoca c'erano questi 1100 grigi molto grandi, quelli massicci con i fari rotondi, che sono dell'anno 62, quindi lì erano verso l'inizio dell'anno del 1972, c'erano ancora questi 1100 così, e sono stato proprio investito e l'investimento ha fatto sì che il cofano, come era posizionato, io bambino venni preso dal lato e feci una giravolta sul cofano e frenando la macchina con il lunotto, quindi con il parabrezza piegato com'era, cosa ha fatto? Ha fatto da leva, e quindi ha fatto da spinta, da fionda e mi ha fatto fare un volo circolare, battendo quindi poi cadendo per terra la testa sui binari. Questo è successo in via Chiesa della Salute, quindi proprio in una chiesa, in una via di Torino abbastanza trafficata, e lì io venni investito. L'esperienza che ho avuto è stata un'esperienza significativa, posso dire, perché ha significato tanto nella mia vita, anzi l'ha cambiata completamente, cioè all'età di 10 anni vivere quell'esperienza è stato da un lato molto bello, dall'altro drammatico perché ho dovuto correre dietro a tutta una serie di aggiustamenti che mi hanno riguardato in prima persona. Ne ho citati anche altri esempi. Io incontrai un ragazzo che mi raccontò anche lui che a seguito di un incidente stradale, lui prima vide tutta la sua vita scorrere davanti agli occhi, dopodiché vide se stesso, quindi come vedere il proprio corpo ma dall'esterno, rientrato poi alla fine dal coma e da tutto quanto, lui ebbe un po' la consapevolezza che esiste questo oltre di cui tanto parliamo. Io chiesi un po' anche con ingenuità, quindi sei contento di aver capito che c'è l'oltre? Lui mi ha detto no, perché in realtà io da quel momento non ho più capito che cosa avesse senso e cosa no, cosa fosse reale e cosa no. E quindi ne ha avuto uno shock da questa cosa. Immagino come potesse essere per un bambino di 10 anni. Sì, ho dovuto ridimensionare un po' tutto e subito dopo ebbi una crisi mistica, però penso che forse vorranno sentire di prima persona qualche cosa che mi è successo, credo, perché è la cosa che attrae maggiormente. Una volta che ho toccato il mio corpo, ho toccato per terra ovviamente perché io l'ho visto lì per terra, ho visto quello che normalmente viene definito come il tunnel, questo tunnel molto grande e dove si passa in modo molto veloce, non so se si è su un tappeto, la sensazione è di camminare ma non camminare, un po' come succede quando sei in aeroporto su questi tappeti da pirulan che ti portano verso il tuo gate. Ed è molto molto veloce, è una velocità assoluta, cioè c'è la percezione della velocità ma non c'è una percezione dello spazio, c'è la percezione di un tunnel, ma è talmente nero, ma è un nero che tranquillizza, sembra assurdo, ma è un nero che tranquillizza, e in fondo normalmente, cosa che è successa anche a me, ho visto quella luce. Arrivato al fondo del tunnel, cosa ho trovato? Scusate la pausa, ma è ancora emozionante pensarci che non è possibile, fino adesso non l'ho ancora visto qui,
un prato di un verde meraviglioso, un cielo cobalto straordinario, nessuna nuvola, tutto terso, e c'era questo prato bellissimo, quest'erba sembra quella di un prato da golf, tutta tagliata uguale, cioè precisa, bellissima, non c'era un filo fuori posto, e in fondo, molto lontano ma chiaramente visibile, c'era un albero che aveva al suo zenit in alto, proprio perpendicolare al suo centro, ma in alto una stella. La cosa che sentii come spinta iniziale è: voglio andare verso quell'albero. Era la cosa principale, cioè andare verso quell'albero. Feci per andare verso quell'albero e dovetti superare una sorta di cunetta per riuscire ad arrivare lì. E mi resi conto che al di là di questa cunetta c'era invece un fiume che non potevo attraversare, e quindi mi misi a correre su questa sponda nel tentativo di trovare un passaggio per andare dall'altra parte. E finalmente vidi un ponte, ma mentre guardavo e vidi questo ponte stile medievale, romanico, cioè quelli proprio antichi, quelli fatti di pietra che hanno un po' di punta, vidi dall'altra parte della sponda del fiume, che cosa vidi? Vidi dei bambini che giocavano ed erano felici, cantavano, urlavano, anche se non sentivo le loro grida, ma sapevo e vedevo quanto erano felici di stare di là. E io volevo raggiungere loro. Ricordatevi, a 10 anni queste erano le immagini che potevo avere. Arrivo su quel ponte, faccio per superare la metà del ponte, appena giungo alla metà trovo mia nonna, anzi la mia bisnonna, che mi aveva accudito nei primi momenti della mia vita, e trovo mia bisnonna che mi dice: no Sergio, non puoi passare da qua. Dai nonna, io devo andare di là. No Sergio, non puoi passare di qua. Dai nonna, per favore, lasciami passare. E lei mi disse: no, non puoi, in modo molto duro, in modo molto forte. A quel punto venni come risucchiato, questa è la parola giusta, risucchiato, e cominciai a cadere in un vuoto, anche questo molto buio. Insieme a me cadevano degli oggetti, anche se mi aggrappavo a questi oggetti cadevo insieme a loro, continuavo a cadere, fino a un certo punto in cui una stanza strana, con le pareti trapezoidali, con pavimento tutto storto, si presentò alla mia sensazione e percezione. Ero dentro questa stanza, e dentro questa stanza c'era un quadro, e in questo quadro era rappresentato un uomo canuto, il classica icona del Dio. E questo quadro si mise a parlare, ok? Calcolate che Harry Potter è di adesso, all'epoca non c'erano i quadri che si muovevano, quindi è stata proprio un'immagine diretta, e vidi questo quadro muoversi, e attraverso questo quadro, la bocca di questo quadro mi disse: devi trovare mio figlio perché tu hai ucciso mio figlio. In quel momento lì sentii dentro di me molta angoscia, e vidi immediatamente il mio corpo, e vidi una persona che correva verso di me, ed era il macellaio, e udii quello che stava dicendo, e mentre udivo quello che stava dicendo sentii nuovamente il mio corpo, e sentii che stava urlando: mio figlio, hanno ucciso mio figlio. Quindi credo che la seconda parte del messaggio sentito da quel quadro fosse un'interferenza da parte di questo macellaio che pensava che fossi io suo figlio. Ma la parte primaria, quello devi trovare mio figlio, è quello che ha mosso e ha continuato a muovermi nell'intimo. Difatti, dopo questo episodio, io iniziai la mia ricerca spirituale in maniera molto profonda. No, fa effetto, io voglio subito collegarlo intanto a quel sogno vivido, in quella situazione in cui si sta sognando, ma non è proprio un sogno, e quindi qualche frase all'esterno può entrare nel sogno, quella sensazione alle volte di cadere nel vuoto proprio in quella fase di sonno, che è una sensazione che
non so, ma a me non è mai capitato di cadere così nel vuoto, eppure è come se si conoscesse quella sensazione di cadere nel vuoto. Voglio anche paragonarlo a quello che è l'albero sacro, perché in realtà mi hanno mandato delle foto di recente in cui quello che è l'albero sacro, che compare molto anche in Oriente, potrebbe essere un'interpretazione di quello che è la placenta dall'interno, quindi una sorta di fine continuità, il ciclo della vita, qualcosa che ritorna e quindi potrebbe, chissà se poi il nostro Manuel trova delle analogie con quello che è il retro della placenta, con questa immagine dell'albero sacro, perché poi in realtà tu hai fatto questo percorso di ricerca, sei anche uno scrittore, quindi dopo parleremo anche dei tuoi libri perché sei molto molto competente, hai delle grandissime conoscenze proprio di spiritualità, ma anche di storia, di psicologia e anche di cultura vedica, che è Sì, quello che ci sì, sì, accomuna e ci appassiona, perché hai cercato gli strumenti per poter interpretare quello che tu hai vissuto. esatto, E anche esatto. qui c'era un po' la matrix, no? La matrice, la geometria sacra, queste geometrie, questo colore verde che ci richiama anche a quanto abbiamo detto di Roll, insomma, ci sono degli elementi comuni. Hai paragonato un po' la tua esperienza con altri racconti, hai cercato qualcuno che potesse confermare o aver vissuto le stesse cose? Sì, ovviamente ho cercato nei vari libri, ho cercato ovunque. Difatti, subito dopo questo incidente, la mia volontà fu di farmi prete. Difatti, entrai in un seminario di frati minori conventuali e quindi incominciai questa esperienza, che fu molto breve per situazioni, diciamo così, scabrose all'interno di stampo sessuale, quindi me ne andai prima di essere troppo oggetto di attenzioni di un certo tipo, per cui uscii da questa cosa qua, ma rimase dentro di me questa ricerca spirituale in maniera molto forte, molto sentita. E questa cosa era talmente forte ed è talmente forte che è diventato l'aspetto fondante della mia vita. Non posso fare a meno di fare una ricerca sulla spiritualità e sulla verità, un po' come diceva la Blavatsky, non esiste religione al di là della verità, e quindi cercare la verità dello spirito, la verità di Dio dentro di noi è e continua ad essere il mio elemento portante. Per cui ho dovuto studiare, i miei amici giocavano a figurine e io mi occupavo di leggere libri legati proprio alla storia e alla cultura indiana e ai Vangeli, e studiavo tutte queste cose per riuscire a comprendere che cosa stava succedendo dentro di me. Ma non era solo quell'aspetto lì, prendo ancora uno spazio di tempo, non era solo quella cosa lì, era anche poi riuscire a gestire delle situazioni che hanno incominciato a emergere, perché se io ero in uno stato emotivo di un certo tipo, la TV all'epoca, c'erano le TV, stiamo parlando degli anni 70, le TV all'epoca non c'era il telecomando, quindi c'erano delle prime TV che potevano essere, ci si poteva cambiare canale sfiorando, perché c'era il tastino che bastava sfiorare, non dovevi più schiacciarlo, ma c'era un sensore che bastava toccarlo. Ebbene, io ero in una stanza e se ero un po' agitato o avevo delle problematiche mie di riflessioni interne, la televisione nel tinello cambiava canale, quindi mio padre doveva correre e dire: "Sa, smettila perché di là cambiano canale e non riesco a vedere quello che voglio vedere", o i piatti che si muovevano, e quindi queste cose qua. Vi ricordate cosa aveva raccontato anche Malanga? Lui lo racconta in ambito abduction, ma in realtà quando si infrangono un po' le dimensioni, sono Esatto. frequenze, sono vibrazioni che possono modificare la materia e la realtà, perché che cos'è la realtà? Avete presente Matrix? Che cos'è reale? Ecco, voi vedete solo, cioè tutta la razza umana vede solo un range di rifrazioni della luce, che sono i colori che noi riusciamo a percepire, e nei suoni un range di alcune frequenze, ma Esatto. al di sopra e al di sotto ci sono delle rifrazioni e delle vibrazioni che noi non riusciamo a percepire, ma che si possono misurare con degli strumenti Sì, appositi. sì, le sonorità infrasoniche sono proprio quelle. E ci arriviamo perché arriviamo anche al suo presente. Nel frattempo, quello che io ho chiesto, così andiamo, vediamolo, tutto ciò che è l'albero sacro, vi ricordate anche Avatar, questa figura ricorrente, in realtà su alcune immagini si nota molto di più, ma è il retro della placenta, e quindi che un po' la fine sia un inizio, che tutto sia ciclico, che tutto sia un samsara, così ritorniamo un po' anche in Oriente, che tanto ci piace tornare. Ecco, anche perché io qua
o l'OM, e poi andremo a toccare anche l'argomento sull'OM e sulle frequenze in questa seconda parte. Perché, dicevamo prima, hai avuto tutta una serie di consapevolezze. I tibetani ci hanno fatto un libro, il libro tibetano dei morti, il Bardo Todol, racconta proprio di quel frangente in cui si è un po' fra due dimensioni. Ho letto anche degli studi, mi è capitato anche per quello che è la mia esperienza personale, di assistere anche qualcuno che stia per lasciare il corpo. Mm. Negli ultimi giorni, nelle ultime ore, in realtà si vive un po' in chi sta per morire. Le ultime ore non è né di qua né di là, è proprio un passaggio graduale, e alcuni mi raccontarono che infatti adesso si accompagna coi farmaci anche per quello, perché si tende a facilitare un po' questa cosa e a non far parlare alcune persone. Una volta che i farmaci non c'erano, raccontavano un po' delle cose Sì, anche scomode per quello che è la realtà di tutti i giorni, perché insomma è un tabù. Quindi che certo. cosa ci sia dopo è un tabù, e immagino che ti sarai sentito anche solo, strano. Cioè, ho persone che mi hanno detto lo dico a te perché lo puoi capire, se lo dicessi a qualcun altro mi farebbero un TSO, ecco, un po', mi prenderebbero per pazzo. Sì, Immagino sì. che anche tu sia passato un po' in questa situazione. Certamente sì, allora, fortunatamente i miei genitori erano tutti e due infermieri manicomiali, infermieri psichiatrici adesso si dice, e quindi erano a contatto con psicologi. Ho avuto l'aiuto di psicologi che mi hanno aiutato tantissimo e quindi mi hanno seguito per molto tempo dopo questo trauma dell'incidente, anche perché dovevo riuscire a stabilire la mia presenza qua, perché veramente i mondi sottili, le percezioni sono sempre state più ampie, tanto che proprio per questo all'età di 16 anni poi iniziai invece a interessarmi sempre di più per riuscire a controllare le mie emozioni che si esprimevano poi con fatti reali nel mondo, quindi proprio con episodi che potevano accadere. Andai in un centro di studi di parapsicologia per riuscire a comprendere che cosa mi stesse succedendo. Tanto che poi lì, partecipando come uditore ad una seduta spiritica, ebbi un fenomeno molto importante di trance in quel momento. E quindi da quel momento divenni un po' il ragazzino, il medium della situazione, dove ogni giovedì sera aveva un suo gruppo, una sua catena, e a queste sedute arrivavano da tutte le parti, c'era fino a 80 persone una sera per fare queste cose, fino al punto in cui io rimasi completamente paralizzato dopo una seduta e decisi di interrompere qualsiasi tipo di azione di quel tipo. Quindi qualsiasi tipo di medianità decisi di interromperla. E questo è stata una scelta molto dura. È stata una scelta molto dura, anche se comunque la sensibilità è rimasta. E questa sensibilità, adesso mia moglie mi prende in giro e dice: tu prima eri un medium, adesso sei un modem, in quanto adesso ho delle, diciamo così, delle connessioni su dei mondi, non tanto delle entità o delle persone che hanno lasciato il corpo materiale, quindi con dei disincarnati, ma delle, diciamo così, dei mondi un po' akashici, dove nel mondo dell'akasha o dell'inconscio collettivo, per intenderci, si riesce ad ottenere delle informazioni più utili che servono al momento. Quello che si dice anche memoria di razza, che Sì, è stato anche dimostrato scientificamente. Accade molto in alcune specie animali più che in altre, ma accade anche nelle specie vegetali. Quindi, per sì, esempio, sì, sì. in alcuni alberi nel mondo, se in una parte del mondo un albero prende un parassita che porta quasi alla morte di quella pianta, trasmette le informazioni da un'altra parte del mondo in cui non ci può essere contatto, sviluppano una sorta di Certo. protezione. Sì, sì, sì. Accade anche nei topi, sapete che i topi sono così difficili da eliminare, tra virgolette, dalle infestazioni, perché se un soggetto muore di un certo tipo di veleno, trasmette le informazioni ad altri che istintivamente si terranno a distanza da quello stesso elemento, pur non entrando in contatto con il topo che stava morendo. Quindi come si sono trasmessi quelle informazioni? Da dove attingono queste informazioni? Insomma, Dal eh, mondo vibrazionale preesistente, e quindi sicuramente dal mondo vibrazionale, perché queste onde sono presenti ovunque. E difatti la vibrazione è tutto quello che è la frequenza, è quello che trasporta l'ipercomunicazione. Ogni nostro pensiero, ogni nostra azione ha una ripercussione nel futuro e nel mondo reale.
E poi il principio del verbo, quindi la vibrazione. So che insomma tu nel tuo presente ti occupi tanto di vibrazioni, di frequenze, di suoni. Che cosa Sì, fai? allora io applico una tecnica di decodifica della voce, per cui la persona che vuole andare a riarmonizzare in se stesso tutta una serie di disfunzioni, quindi riportare armonia, equilibrio dentro di sé, mi registra attraverso degli strumenti come lo smartphone, ok? Mi registra proprio la sua voce e tramite la decodifica, partendo da un algoritmo che va ad analizzare l'analisi vocale rispetto a il sanscrito e l'ebraico, che sono le due lingue dove con la risonanza magnetica funzionale hanno dimostrato che ascoltare il suono di quelle due lingue, alcune vocali e alcune parole, produce nel nostro cervello tutta una serie di reazioni positive. Per cui con questi algoritmi si ottengono tutta una serie di frequenze che vanno a segnalare le varie disfunzioni all'interno dell'organismo. Bisogna anche ricordare che ogni tipo di nostra emozione, ogni nostro organo è stato comunque già codificato con delle frequenze specifiche, per cui c'è una frequenza per aiutare il fegato, c'è una frequenza per aiutare il pancreas, l'occhio, una frequenza analgesica, una frequenza per il male al ginocchio, una frequenza per l'almessite, cioè per tutto, cioè ormai anche per l'ansia, c'è una frequenza per qualsiasi cosa, ormai sono state codificate grazie proprio agli studi dall'elettroencefalogramma fino alla risonanza magnetica funzionale. E lì, se avete mai visto questi filmati in cui i suoni modificano la materia, quindi vanno a spostare i granelli di sabbia in alcune determinate figure geometriche, e anche andando alla radice di quello che è il sanscrito, che è il Devanagari, in realtà nasce proprio decodificando, quindi quell'oggetto viene chiamato con la frequenza del suono che lo identifica, quindi è proprio un qualcosa di atavico, ed è per questo che viene anche individuato probabilmente come una tra le lingue più perfette in assoluto, utile anche per poter essere usata per programmare un'intelligenza artificiale, quindi nel campo dell'informatica, quindi Sì, sì, sì. vedete come tutto è ciclico, quindi tanto si va indietro quanto si va avanti in realtà. Sì, e l'informazione poi arriva direttamente ai nostri liquidi, all'acqua, perché l'acqua ha una memoria assoluta delle informazioni che riceve. Per cui queste frequenze vanno proprio a sistemare e a lavorare a livello proprio interstiziale, a livello linfatico, a livello proprio organico e vanno a ripristinare un equilibrio completo. È possibile ottenere qualsiasi tipo di azione benefica attraverso proprio la decodifica della propria voce, calcolando che poi viene creato, e in quel caso chi crea il rimedio personalizzato con le frequenze, scegliendo le frequenze necessarie, sono io, nel senso che poi creo questa cosa qua. Quindi ogni persona con la propria voce fa sì che quella voce sia il suo stesso rimedio di guarigione. Fra l'altro, se ci pensate, la cosiddetta formula magica andava pronunciata, e quindi anche lì Esatto. si va a muovere, si mette una frequenza che continua a modificare la materia che incontra. Insomma, devo dire che ne hai viste di belle. Sì, 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 mi sono divertito. Mi sono divertito e mi ritengo su questo ambito molto fortunato, anche perché ho incontrato grandi maestri sul mio percorso, ho avuto la fortuna di incontrare, proprio perché il bisogno della ricerca, quando si entra nella frequenza, si entra nel mondo un po' quantistico delle possibilità. E quando noi ci muoviamo nel mondo quantistico, ecco che il nostro pensiero diventa realtà e muove la nostra realtà. E per muovere la nostra realtà fa sì che tutto si muova secondo quanto noi abbiamo dentro, non tanto quanto noi possiamo volere con la testa, ma quanto abbiamo nella nostra coscienza e quanto è veramente necessario per noi. E allora ho incontrato persone straordinarie, ho avuto come maestro Govinda, e Govinda è stato il secondo massaggiatore di Gandhi e quindi è stato un mio insegnante di yoga. E quindi non sono andato io in India, ma è lui che anche in mezzo a tanta gente ha scelto me come suo allievo. La stessa cosa mi è successa quando mi sono occupato per il benessere delle persone in ambito omeopatico, quando ancora si poteva fare e non c'erano delle sentenze della Cassazione che bloccava l'attività omeopatica ai non medici, quindi quando potevo fare da naturopata anche omeopatia, ebbene ho avuto come insegnanti, come maestri, i più grandi omeopati del mondo. Per esempio parliamo di Vitulkas, che è stato
e ha scelto me come suo editore quando facevo l'editore in quel momento lì, dei suoi libri di omeopatia. Vitulkas è stato non solo insignito come il grande omeopata del mondo, ma è stato anche l'omeopata di un certo Krishnamurti. Quindi ci sono stati degli insegnamenti, ho avuto degli insegnanti estremamente importanti nella mia vita, che hanno scelto loro me, non so per quale motivo, per grazia, per merito, non lo so, probabilmente perché la vibrazione che mi contraddistingueva, ok, scusate la lingua, mi ha concesso di essere così scelto da parte loro. Per cui sì, ho avuto molta fortuna in questo e quindi sono stato aiutato. E qui anche i detti popolari, no? Il simile attira il simile, Esatto. quindi si tende ad attirare una certa frequenza di persone, sia in positivo che anche in negativo, perché poi le leggende, quelle popolari, quella persona negativa, quelle cose lì, hanno a che fare con frequenze e Sì, quindi anche lì alle volte il massimo della cultura deve tener conto anche da dove arrivano quelle che sono le leggende metropolitane, le leggende antiche, le credenze popolari, la nonnina che ha quel rimedio che lei non sa perché, ma alla fine magari funziona. Ecco, è un sì, sì, po', bisogna un pochettino capire come si può ma andare ad agire. tutto nella saggezza popolare faceva capire e fa capire quanto la visione dei mondi sottili e anche dei corpi sottili era importante. Parliamo di corpi sottili perché noi siamo composti da più corpi e quindi i corpi che servono per farci star bene venivano comunque visti. Dei detti popolari tipo ti vedo nero oppure sei verde dalla rabbia, sono tutti esempi di consapevolezza che noi abbiamo dei corpi sottili e che i nostri corpi sottili sono presenti intorno a noi. Mi permetti di dare una chicca Prego. sull'aspetto del corpo sottile? Ok, allora i nostri corpi sottili sono polarizzati, parliamo di vibrazione e polarizzazione in modo completamente diverso. Allora, la donna e l'uomo hanno un corpo fisico. Questo corpo fisico è polarizzato in modo completamente diverso, perché un corpo è ricevente, donna, e un corpo invece trasmittente, uomo. Allora si identifica come ricevente negativo, in questo senso perché riceve, ok, quindi è negativo, e invece positivo colui che trasmette, quindi c'è questa valenza qua. Quindi il corpo fisico è questo. Il corpo eterico è l'opposto del corpo fisico, quindi nella donna sarà un corpo positivo e nell'uomo un corpo negativo. Il corpo astrale, sede delle emozioni, di cosa ci gira in testa, nelle emozioni, in tutte le nostre preoccupazioni, i turbamenti, o le gioie e la felicità, è polarizzato anche quello in modo inverso, quindi l'uomo ce l'ha positivo e la donna ce l'ha negativo, cioè assorbente. Mentre il corpo mentale, stessa cosa, l'uomo ce l'ha negativo, mentre la donna ce l'ha positivo. È chiaro? Ecco, allora, pensate, noi maschietti o uomini abbiamo a che fare con le donne nella maggior parte dei casi. E che cosa succede? Quando abbiamo a che fare con delle donne che abbiamo poi dei litigi, abbiamo delle discussioni, per noi uomini, avendo polarizzato in maniera assoluta il nostro corpo astrale, cioè delle emozioni, in modo positivo, per noi, cioè, bisticciamo, i maschi bisticciano, poi, vabbè, la risolviamo così, stretta di mano o andiamo a berci una birra ed è finito lì. Cioè, per il corpo astrale, essendo positivo, non trattiene l'emozione, non trattiene quel grosso di sentimento e lo scarica immediatamente. E lo scarica come? Attraverso il corpo fisico, quindi attraverso l'eterito e va verso il fisico. Cosa succede invece nella donna? Se noi facciamo un torto ad una donna, avendo il corpo astrale negativo, lo trattiene molto di più. Ecco perché molto spesso ci troviamo in situazioni un po' strane, dove, ok, dai, amore, facciamo pace, sì, va bene, facciamo pace, bacino, eccetera. Poi, dopo 20 minuti, noi, come se fossimo dei cavernicoli, ci avviciniamo e diciamo, tanto abbiamo fatto pace, magari, eccetera. E quindi con anche intenzioni un po' di Che è il miglior sessuali, modo di fare pace. eccetera. E lei dice, no, non puoi chiedermi questo dopo quello che è successo. E noi cadiamo dal pero dicendo, ma come? Non avevamo Ancora. fatto pace? Come mai è successo? Per loro è ancora presente, quindi nella donna permane molto di più, essendo aspetto astrale negativo, quindi assorbente, rimane molto di più
l'emozione, il senso di torto subito. Per cui non aspettiamoci, conoscendo queste regole esoteriche della scienza dello spirito, che la donna possa essere per noi immediatamente disponibile o in grado di perdonarci nel momento identico e stesso in cui ci dice ok, è finita, perché rimugina ancora un po', ma questa è la sua conformazione. Cioè, ci hai dato la spiegazione esoterica al che cos'hai niente che va Esatto, avanti per... esatto, che va avanti, che va avanti per giorni. Va bene. ma anche la questione delle mestruazioni, perché le mestruazioni servono per scaricare il corpo astrale. Se non ci fossero le mestruazioni e le lacrime nelle donne, il corpo astrale sarebbe completamente invaso, ci sarebbe veramente un surplus, un accumulo come se fosse un magazzino. Allora è necessario scaricare e scarica il corpo astrale della donna tramite lacrime e sangue, quindi con le mestruazioni. Qualcuno mi dirà, ma le donne in menopausa? Allora la natura dice che una donna in menopausa arriva alla menopausa quando ha già raggiunto, grazie all'esperienza vissuta, una certa saggezza che gli consente di non accrescere e non appesantire il suo corpo astrale. Ottimo, e l'uomo dovrebbe studiare la Cabala quando già quarantenne, sposato e con figli, perché anche lì le energie sono diverse. Esatto. Si è quietato un po' tutto quanto. Ma in ritualistica, in esoterismo, per chi pratica, e magari faremo anche qualche puntata sulla praticità della ritualistica, si dice che la donna è la messa a terra, e quindi Sì. vuol dire esattamente quello. Possono sembrare cose molto teoriche, ma per chi vuole provare a mettere in pratica, sempre seguendo chi lo sa fare, perché l'abbiamo evinto anche da quello che ci hai raccontato. Quando si pratica, quando si vogliono aprire delle porte, fate attenzione perché magari delle porte poi le aprite davvero. Sì, esatto. E quindi poi dovete essere pronti ad analizzare, a capire quello che vi circonda. Ritorno ancora a quanto detto prima sul corpo eterico, se pensate anche alle figure dei santi hanno l'aureola, ma come potevano sapere che l'aureola altri non è che la rappresentazione del settimo chakra che si va ad illuminare? Perché il settimo chakra, per chi non lo sapesse, noi partono dal bacino in su e il settimo è sopra di noi, quindi illuminando l'ultimo, il settimo, si ha proprio l'aureola, e quindi anche lì è una rappresentazione di quello che in Oriente si è sempre saputo, ma che noi abbiamo in qualche modo ereditato nella iconografia sacra. Certo, ed è anche quello che fa la differenza per ottenere o non ottenere alcune cose. Per esempio nella cultura, adesso purtroppo è un momento un po' difficile per loro, però nella cultura più indonesiana, nell'aspetto dell'Indonesia, nell'aspetto anche nella parte birmana, eccetera, c'era l'idea del Kwai, che è un po'. Troviamo anche la stessa idea nell'idea taoista, quando avete magari visto delle icone dove c'era il monaco in meditazione con una fiammella a 7 centimetri dal capo. Questi sono, allora, veniva considerato l'espressione della propria capacità dell'anima. Ecco la differenza. I Kwai, cioè questo Quan, si chiamava Quan, e questo Quan emetteva dei Kwai. I Kwai sono delle forme di luce che somigliano a degli spermatozoi. È come quando ogni tanto noi possiamo vedere qualche cosa che ci muove così, come degli spermatozoi luminosissimi. Ecco, quelli sono i nostri Kwai. Sono punti di energia fotonica neutrale, ma che si legano a noi, specialmente durante la notte, tramite il respiro. Ma spiego esattamente che cosa succede, cioè se nella stessa via abbiamo un negozio che hanno le stesse identiche merce, quindi la stessa identica merce, gli stessi identici prodotti, c'è un negozio che è pieno di gente e l'altro negozio a cui non va nessuno. Magari delle persone fanno tutto il paese per andare a comprare in quello, anche se in 20 metri potevano andare a comprare nell'altro. Perché succede questo? Semplicemente perché la persona che è dentro quel negozio, che ha fortuna, è in coerenza totale con il suo Quan, e quindi i Kwai che trasmette nell'ambiente, dentro il suo corpo e intorno a sé sono Kwai di positività, e quindi la gente è attirata ad andare a comprare lì. Quindi tutto ciò che si muove non solo è vibrazione, non solo è frequenza, ma è anche consapevolezza e coscienza, perché la nostra coscienza è quella che determina la nostra realtà.
E come facciamo a sapere a che punto siamo nella realtà e qual è il nostro livello di coscienza? Ebbene, basta guardare quello che abbiamo. Tutto ciò che noi abbiamo intorno a noi, quello che abbiamo realizzato o non realizzato, è frutto del nostro stato di coscienza. Quindi quantisticamente per la legge dell'attrazione quello è. La famosa volontà, ecco, Esatto. quindi che è un po' il segreto di The Key, The Secret, vi ha fatto risparmiare dei soldi. C'è gente che passa la vita a insegnare quello, ve l'ha spiegato in 10 secondi. Va bene, proseguiamo, Ma proseguiamo. c'è tutto Eh, nell'Oriente, c'è tutto. Nell'Oriente c'è tutto, ma è un po' anche fa parte di alcuni uomini il volerlo misurare per forza. Ho incontrato anche persone assurde che hanno cercato dei modi per misurare quello che hai detto e giravano i festival per riuscire a capire questa energia, un po' come si muove. E anche tu prima hai citato lo yoga. Lo Sì, yoga, insieme allo yoga c'è anche il mudra, quindi in base a come si mettono le dita, in base c'è lo yoga delle dita, si chiama mudra, e tutte le posizioni che uno va a fare è un po' come in elettricità, si chiude un circuito e si muovono queste energie partendo dall'energia vitale che è il prana, che poi ognuno può chiamare in base alle certo, varie culture. Io conosco quella indiana e lo cito così, ma in ogni cultura cambiano i nomi, ma è sempre quello. certo, sì, sì. Tu ti sei ritrovato in quale cultura di più? Perché vedo che citi anche tu spesso l'India. Sì, mi sono ritrovato moltissimo nel Vedanta, quindi tutto ciò che sono le Upanishad, tutto quello che è l'aspetto vedantino mi è piaciuto tantissimo, ma ho trovato lo stesso insegnamento poi nella Blavatsky, quindi nella teosofia, nell'antroposofia, nell'idea Rosa Croce di Max Steiner, quindi tutto ciò che è l'aspetto proprio dello studio esoterico con ciò che è stato il passato, la determinazione del passato di 6.000 anni fa con ciò che è adesso. E ho trovato delle analogie straordinarie tra ciò che veniva detto e veniva chiamato energia, e adesso quello che noi chiamiamo come sinapsi o comunque come neuroscienze. Quindi tutto ciò che veniva detto del movimento, del pensiero o del comportamento, adesso ce l'abbiamo nelle neuroscienze comportamentali o neuroscienze fisiche proprio del movimento dei neuroni. Voglio passare dai tuoi libri perché non l'abbiamo ancora fatto e io vorrei arrivare quindi alla psicosofia karmica, e quindi Sì, un editori racchiude molti dei discorsi che abbiamo intrapreso anche sì, quest'oggi per chi volesse approfondire, perché di solito la classica domanda è: come posso approfondire quello di cui avete parlato? Noi abbiamo fatto una simpatica sì, chiacchierata, sì, ma lì trovate sicuramente. E non solo, vediamo ancora altri, quindi abbiamo neuroquantica evolutiva, sempre sì. edito un editori, quindi possono cercare un po' altri tuoi libri. Ci vuoi consigliare ancora qualcosa rispetto a quello che abbiamo parlato? Questo? Ok, quindi ecco, è l'incantatore. L'incantatore, il codice dell'inganno e l'arte della menzogna. Allora, parliamo di tutti e tre i libri. Psicosofia karmica e la saggezza dell'anima, un po' di quello che abbiamo parlato questa sera e come fare per riuscire a comprendere la differenza tra karma, destino, applicare la propria volontà, comprendere quello che ci succede, l'aspetto delle reincarnazioni e sapere che cosa ci capita nella vita. Neuroquantica evolutiva invece è un libro vero e proprio manuale, quindi uno è un saggio, l'altro è un manuale dove il lettore viene accompagnato attraverso consapevolezze ed esercizi a fare un percorso dentro di sé, ad aprire un dialogo con se stesso per riuscire a rappresentare meglio se stesso nella vita e a far accadere le cose nella propria vita. Quindi neuroquantica evolutiva è anche questo. Invece l'incantatore è un manuale romanzato. Ecco, perché manuale romanzato? Perché è un romanzo, un giallo, ambientato a Torino nel 2056. La protagonista è una donna e spiego come è possibile, attraverso gli studi di neuroscienze dei quali mi occupo, come è possibile influenzare la mente delle persone senza che queste se ne possano accorgere, semplicemente utilizzando tecniche comunicative, e quindi svelo i codici per poter superare la barriera difensiva attraverso la spiegazione di una scienza che si chiama memetica, cioè lo studio dei memi, e come questi possono diventare, e uso una parola che adesso va di moda e che fa paura, però questa è la realtà, un virus mentale. Stiamo parlando di pensiero, come quindi inoculare un certo tipo di pensiero nelle persone e fare in modo che queste persone siano convinte di averlo pensato loro. Quindi ho dovuto nascondere questi segreti di come fare in un romanzo, ovviamente perché dico,
è opera di fantasia e quindi fino adesso non mi hanno gabbizzato fortunatamente, però ci sono le spiegazioni, è un romanzo manuale di difesa psichica e di difesa mentale. Ce n'è quanto mai bisogno perché è quanto mai attuale, ma capita spesso anche perché spesso si parla proprio con persone che si ritengono difficili da influenzare e Eh, l'esempio che uno può fare in questo periodo per capire un po' il modo che stiamo vivendo è: ma dimmi la verità, se hai mai visto un film con un'enorme folla, ti è venuto il pensiero che non hanno la mascherina? Anche se magari non l'hanno mai messo neanche in questa attualità, quel pensiero gli è venuto e di sì. lì capisci che in realtà cominciano a metterti degli input, delle informazioni, dici "No, ma non posso aver pensato io quella cosa". In realtà ci sono delle Sì, sì, tecniche sì, sì. e andremo ad approfondire, devo solo capire in che modo per evitare che ci chiudano il canale, ma l'ipnosi in realtà è molto più importante di quello che si pensa perché un ipnotista, un ipnologo, qualcuno che lo sa realmente gestire, bypassa completamente la mente con una facilità estrema. Sì, Quindi sì, ecco, sì. lo si può Sì, sì, sì. percepire in chi magari fa il furto. Ho parlato con delle persone che usciti hanno dato una somma di denaro a qualcuno e nel chiedergli perché l'hai fatto mi hanno detto non lo so. Me Mm, l'ha chiesto, gliel'ho dato. Cioè, in un rapido salto multiplo di logica riescono a bypassare completamente certo. la volontà e il controllo della mente e vanno oltre e fanno quello che vogliono. Sì, Quindi sì, sì, sì. Beh, bisogna un po'. certo. Allora, ho anche, lui lo sa, comunque, ho anche avuto la fortuna di avere un master in criminologia e vittimologia e durante un lungo tour fatto nelle circoscrizioni torinesi per la prevenzione proprio delle truffe e per la prevenzione della malattia a distanza nell'anziano, perché sono quelli che maggiormente vengono tullupinati anche al mercato e in giro, ok? Dimostravo come, parlando tranquillamente durante la conferenza, riuscivo a farmi dare dalla persona individuata, quindi la vittima specifica all'interno del gruppo, individuata attraverso dei codici, perché ci sono proprio dei codici, sono stati individuati quello che viene definito l'indice di vulnerabilità delle persone, quindi l'indice di vulnerabilità è comprovabile, assimilabile e percepibile da parte di chi vuole commettere un fatto delittuoso. Quindi questo indice di vulnerabilità visto all'interno delle persone presenti durante la conferenza, identificavo quello che era la vittima designata, tra virgolette, la prendevo di mira e nel giro di pochi minuti, ma davvero pochi minuti, mi facevo dare il suo cellulare o il suo orologio e quindi poi dicevo, vede, lei è uscita oggi di casa e ha dato a uno sconosciuto il suo cellulare dove c'erano le foto dei suoi nipoti, dove c'era tutto, eccetera. Quindi capisce come è facile cadere su questa cosa qua. Ma vi faccio un esperimento, vi faccio vivere un esperimento di come è possibile riuscire a caderci, ok? Tranquillamente caderci. E vi spiego come funzioniamo. Ok, se vi va, vi faccio questo piccolo Volentieri. giochino, questo piccolo giochino. Allora, una volta che si sa, siamo a posto, nel senso l'abbiamo imparato. Allora, quello che vi chiedo assolutamente è quello di seguire attentamente la mia voce, quindi fate attenzione a quello che dico. Ve lo dico già subito, pronuncerò semplicemente dei numeri, quindi nulla di che, solo numeri. Quindi vi pronuncio dei numeri. Fate attenzione a quello che dico. 1, 2, 3, 4. Mi raccomando, attenzione a ciò che dico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bene, ora scegliete un numero qualsiasi. Ognuno di voi sicuramente faccia un po' come Art Attack. Fatto? Cioè, ognuno di voi ha sicuramente scelto un suo numero. Ebbene, quando ho le persone in sala, normalmente chiedo che numero ha scelto e nel 97,8% di casi ho persone che mi hanno scelto l'1, il 5, il 7, il 3, va bene? È una vostra scelta, avete scelto un numero, però vi ho detto scegliete un numero qualsiasi. Non so quanti di voi abbiano fatto l'11, il 25, 72, 43, perché come vi ho presentato tutta la cosa, questa cosa ha incorniciato la vostra mente all'interno di 9 numeri.
Vedete com'è facile? In meno di un secondo vi ho obbligato a scegliere 9 numeri invece che l'infinità dei numeri. Ed è veramente facile e si inganna la mente in modo straordinario così. Fantastico, io lo dico sempre, noi cerchiamo di coltivare quel 3% che è partito da un difetto di fabbrica, ha una coscienza, un essere pensante ed è anche la risposta al e tu perché racconti tutte queste cose? Perché a me, io sempre facendo finta, mi piace poter dare la conoscenza almeno alle persone che decidono di venirci a seguire. Poi sappiamo che c'è gente che si arricchisce molto con Sì, molto meno di quello di cui noi parliamo certo, certo, apertamente e certo. quindi noi diamo dei Ma consigli. ognuno ha il suo compito. Quest'oggi vi ho presentato un nuovo amico, ma tornerai a trovarci, quindi scriveteci poi nei Certamente sì. commenti. Quindi abbiamo fatto un po', come dico sempre, un volo dall'alto. Recuperate tutte le puntate precedenti di Facciamo Finta Che, le abbiamo divise anche in playlist per argomenti, così ognuno può seguire quelli a cui si sente più legato, a cui in quel momento ha più curiosità. Le donazioni sono sempre ben accette perché noi diamo tutto in maniera gratuita, ma stiamo cercando di investire sempre in attrezzature, in luoghi, in associazioni, un qualcosa che possa crescere sempre di più, quindi grazie a voi che ci permettete di farlo. Ovviamente tornerai a trovarci, spero, Certo. e appuntamento alla prossima puntata, come dico sempre io. Hare Krishna. Allora.